senza questa scheda o questi dati anamnestici dall'esame obiettivo non riusciremo sicuramente a fare una diagnosi accurata. I dati più importanti spesso e i dati con cui forse riuscite ad ipotizzare una diagnosi ancora prima che lo guardate in bocca è proprio questo. È fondamentale. Io riesco a capire il paziente che parodite ha prima ancora che gli metto la sonda in bocca. È semplice, è semplicissimo. Poi quando acquisirete un po' di abilità e quando incomincerete a farla costantemente come abitudine, entrerete proprio in quello che sono le importanze di ogni singolo dato che ci dovete assumere, quindi riuscirete a capire in funzione di quello che avete scritto quale può essere il suo problema. Parodite cronica, aggressiva, associata a patologie sistemiche, intendo questo sostanzialmente. Romantico. Il collo nelle regioni linfodali principali, sostanzialmente nei linfodi superficiali sono quelli sottomascellari e sottomandibolari, poi abbiamo i tonsillari, i paratiroidei e i cervicali e poi abbiamo i linfonodi profondi giugulari, ok? Quelli più importanti per noi sono i sottomascellari e i tonsillari. Il paziente che sta rilassato sulla sedia abbassa leggermente il collo in modo che voi potete incominciare la vostra palpazione in queste zone avendo i muscoli del pavimento della lingua rilassati, ok? Perché sennò non riuscite a percepire i linfonodi e li sentite sempre, a prescindere che siano linfonodi reattivi oppure no. È difficile che non li sentite, ok? Sottomandibolari, sottomentale, ok? Tonsillari in questa regione qui, i cervicali in questa zona, ok? Poi ci sono i paratiroidei in questa zona qua e i giugulari profondi in quest'altra zona, ok? Li palpate, se ci sono chiedete al paziente se ha sintomatologia durante la palpazione oppure no. Se sono ingranditi ve ne accorgete perché sono sempre più o meno delle stesse dimensioni e li annotate in cartella. Chiaramente i tonsillari e i sottomascellari mi fanno intendere un problema della cavità orale, tutto il resto no, l'aspetto superficiale della cute, del cuoio capelluto e del collo. Ok, i paratiroidei per la tiroide e i giugulari profondi sostanzialmente per problemi del mediastino, ok? Quindi niente a che fare con il cavo orale. Se trovate qualcosa lo scrivete dove sulla voce linfonodo, cute e linfonodi, scrivete linfonodo sottomandibolare sinistro reattivo sintomatico di dimensioni tot. Dite apra la bocca, fate togliere il rossetto chiaramente al paziente perché sennò gli fate il viso a pois come adesso faremo a Stefania e cominciate come togliti il rossetto per favore. Una volta fatto questo cosa andiamo a fare? Prima ancora di andare a valutare i denti e i tessuti parodontali andiamo a valutare le funzioni. Quindi incominciate a valutare il lato nella parte esterna, a valutare se ci sono presenza di noduli all'interno del tessuto, andate a estroflettere le labbra per vedere se nella gingiva vestibolare o nel fornice o nella mucosa del labbro ci sono lesioni. Poi cominciate a valutare la presenza di alterazioni a livello rispettivo e a livello di palpazione nella regione della guancia, nella sinistra, questi movimenti e un po' di esame rispettivo, nell'altra, poi andate a fare la palpazione, poi andate a valutare la salivazione del corpo, il movimento di scivolamento del branca montante verso la mandibola, prima a sinistra, prima a destra, poi a sinistra, questo modo qua, poi volendo potete valutare anche la salivazione delle sottomentali con la doppia pressione sia interna che esterna, qua. Poi incominciate a guardare le mucose interne, prima il palato, poi fate alzare la lingua alla paziente, alza la lingua sotto al palato, apri, fate il solletico, aspetta. Lingua sotto al palato, gli spostate la lingua, controllate il pavimento della lingua e poi dite faccia una bella linguaccia e guardate il margine laterale della lingua fino alla base.
Se c'è qualcosa, andate in cartella nelle note, pavimento della bocca, spuntate e scrivete le lesioni, dimensioni, e di margini e di colore e di consistenza di quel tumore e la segnate. E se non è niente di preoccupante, gliela tenete sotto controllo senza spaventarvi. Se c'è qualcosa che vi desta dubbi, o rimandate a uno specialista oppure cercate di implementare le indagini strumentali. Ok? Questa è la prima cosa che fate. Una volta che avete fatto questo, incominciate con l'esame ispettivo degli elementi digitali. Quindi andate a valutare con una sonda e con uno specifico la presenza di cavi, tasche e deportamenti. Ok? Quello che vi spetta soprattutto per quanto riguarda la combinazione della cartella è la combinazione del PSR, che in questa fase deve essere un PSR semplice, non c'è bisogno di andare a implementare segnando tutto il numero di tasche, perché il 60 non è fondamentale in questa fase, perché tutti i valori sono sballati dal grado di infiammazione iniziale del paziente, quindi avete solo da considerare approssimativamente le condizioni parodontali per poter prevedere il piano terapeutico.